Questo è quello che in America chiamano cross tie, ok? È legare ai due venti il cavallo. Vedete, lei non è molto contenta di questo. È una pratica che è talmente diffusa che è diventata quasi normale. Quando andate in giro per le scuderie spesso si vedono cavalli legati ai due venti nel corridoio dei box, quello che divide i box. È estremamente pericolosa. Io sono Sergio Matteoni e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Perché non è una pratica da consigliare questa? Beh, per due motivi, o meglio, per vari motivi, però oggi vi parlerò in particolar modo di due motivi specifici. Il primo è un motivo legato alla sicurezza. Come potete vedere, quando il cavallo è legato a questa maniera, considerate, no, che ci sono le due corde o catene a volte, insomma sono vari sistemi. Ora io ho simulato la cosa con una capezza Parelli, normalmente vengono utilizzate le capezze normali dove qui hanno degli agganci e quindi è, diciamo, è più semplice, no? Perché a questa maniera si possono muovere, se lo metto qua comunque si potrebbe muovere. Nelle capezze Parelli spesso ho visto utilizzare l'asola qui sotto, però per farvi capire, quando il cavallo è legato ai due venti, a questa maniera, non può andare avanti, chiaro, no? E quando un cavallo non può andare avanti, se è in qualche maniera molestato, se magari ha paura di qualcosa, potrebbe essere qualsiasi cosa, non necessariamente qualcosa di specifico, i cavalli sono molto sensibili e suscettibili, quindi potrebbe in qualche maniera essere disturbato anche da un cane che entra in scuderia mentre che voi state spazzolando il vostro cavallo. Cosa può succedere? Non potendo andare in avanti e neanche di lato, l'unica cosa che può fare è andare in alto. E infatti purtroppo uno degli incidenti più pericolosi che può accadere quando si utilizza questo modo di legare il cavallo è che il cavallo si fratturi la nuca o l'osso pelvico, e sono tutte e due estremamente pericolose per il cavallo. In alcuni casi il cavallo può anche morire lì mentre che cade, oppure successivamente per vari motivi, varie complicazioni che magari vi posso anche spiegare in un altro video, ma una per tutte è il fatto che, per esempio, la frattura dell'osso pelvico, per poter tornare a posto, ha bisogno che il cavallo stia fermo, immobile, senza neanche coricarsi, legato in un box proprio ai due venti, perché non si deve muovere, deve stare fermo lì, bloccato. È un problema proprio per far sì che l'osso si risaldi, ok? E questo comporta diversi mesi, non 15 giorni. E stare legato ai due venti non permette al cavallo di coricarsi, non permette al cavallo quindi di raggiungere la fase REM, che la raggiunge solamente in terra e di cui ha bisogno, forzatamente bisogno, da prove scientifiche, da studi scientifici che hanno fatto i veterinari, per almeno 30 minuti al giorno. E quindi poi dopo cosa succede? Che si casca nella privazione del sonno e quindi crea tutta un'altra serie di problemi. Quindi per questo motivo sicuramente non è da ritenersi un modo di legare il cavallo sicuro. L'altro problema invece che troviamo relativamente a questo modo di legare il cavallo è che c'è un problema proprio di insegnamento. Cioè ci sono dei cavalli che quando sono legati a quella maniera tendono ad appoggiarsi sulle corde, no? O sulle catene che li tengono, e questo fa sì che il cavallo trovi comfort, per modo di dire, nell'appoggiarsi su quella pressione, cosa che noi non vogliamo che il cavallo faccia, perché come ben sapete voi che mi seguite, sicuramente se mi seguite da un po' me l'avete sentito dire 1.000.000 di volte, no? Che il cavallo impara per sottrazione di pressione, cioè io metto la pressione, quando il cavallo fa quello che voglio tolgo la pressione, ok? Questo è il loro modo di imparare naturale,
Quindi se io do modo invece al cavallo di imparare che si può appoggiare su quella pressione, anzi ci si può anche rilassare appoggiandosi su quella pressione, capite bene che poi quello stesso problema me lo ritrovo quando ad esempio porto il cavallo alla lunghina. Quando vuole mangiare io vado a prenderlo e non stacca la testa da terra, ad esempio, o in altre mille occasioni. E l'altra cosa è che io me lo posso ritrovare questo problema anche quando monto, perché ricordatevi che se io metto l'imboccatura o se monto in capezza, è ovvio, deriva esattamente da quello che abbiamo detto prima, ma se io invece monto con il filetto ho lo stesso problema, perché il filetto all'interno della bocca del cavallo fa sempre pressione, è una pressione sulle commessure labiali e sulle barre, ma è sempre una pressione, fa sempre parte di quello che noi che studiamo parelli chiamiamo gioco del porcospino, ok? Cioè quindi vai via dalla pressione con contatto. Noi nel gioco del porcospino spieghiamo al cavallo che deve andare via dalla pressione con contatto. Io metto un po' di pressione e quando il cavallo, ad esempio in questo caso, va indietro, lascio la pressione. Se invece insegna al cavallo a appoggiarsi su una pressione, come può essere il caso del cross tie o del legare il cavallo a due venti, è chiaro che sto insegnando una cosa che va nettamente in contrapposizione con quello che io voglio in tutte le situazioni, compreso quando uso l'imboccatura o quando uso gli speroni, eccetera eccetera. Questi sono i due motivi principali per cui legare il cavallo a due venti non è una pratica consigliata. Non è una pratica consigliata da nessun horseman vero e proprio, natural horseman ovviamente sto parlando, consiglierà mai di legare il cavallo a due venti. Voi sapete benissimo che ho fatto anche dei video, li potete trovare sul canale, in cui spiego come fare a tenere il cavallo, a far stare il cavallo fermo quando noi facciamo qualcosa. Quello che dobbiamo fare è cercare di riflettere su un punto, cioè se io ho dei problemi con il mio cavallo che non accetta delle pratiche come possono essere dargli un vaccino piuttosto che fare un pareggio o addirittura mettere la sella, se io ho un cavallo che ha delle difficoltà in queste operazioni, devo domandarmi perché non si fida a tal punto da volersi allontanare quando io devo fare qualcosa del genere. Quindi il problema non è che il cavallo sta fermo, il problema è che il cavallo non si fida di ciò che io vado a fare a lui. Il problema sta a monte, non sta a valle, quindi devo lavorare sulla causa, non sull'effetto. E come posso fare per farlo? Semplice, posso fare in modo che il cavallo si fidi di me. Come? Studiate Parelli e lo scoprirete, però fondamentalmente si tratta di trasformare il cavallo in un partner piuttosto che in un oggetto a cui devo fare delle cose. Come sapete poi a me piace molto approfondire tutto quello che riguarda le pratiche che si possono fare ai cavalli, no? Cioè ogni volta che io trovo qualcosa che è interessante cerco sempre di approfondirlo e di trovare dei riscontri scientifici. Sono così per natura, anche nell'ambito dell'equitazione naturale, anche nell'ambito di Parelli io ho sempre fatto a questa maniera, cioè quando scoprivo qualcosa, quando studiavo qualcosa mi rendevo conto che non mi bastava quello che io stavo leggendo semplicemente perché l'aveva scritto Parelli, dovevo poi andare a fare degli approfondimenti e quindi andavo poi a guardarmi se c'erano delle ricerche scientifiche che avvaloravano certe ipotesi, no? E per quanto riguarda Parelli per ora non è mai successo che non ho trovato riscontri scientifici, e anche in questo caso sono andato ad approfondire la cosa. E esiste uno studio che è stato fatto nel 2002 se non ricordo male, e è stato pubblicato su una rivista che si chiama Equine Veterinary Journal, che poi ovviamente il link vi metto in descrizione così potete andarvela a vedere, in cui è stato fatto uno studio simile, non esattamente questo, sempre sul legare cavalli in maniera diciamo cross tie, quindi ai due venti, ma non nell'ambito della scuderia, ma nell'ambito del trasporto, ma è più o meno la stessa cosa. Cosa ho scoperto leggendo questo studio? Ho scoperto che nell'esperimento loro hanno utilizzato 10 cavalli
che sono stati trasportati per 24 ore da un punto A a un punto B, e sono stati trasportati in due maniere distinte. 6 di loro erano in scompartimenti singoli legati ai due venti, cross tie. 4 di questi cavalli invece erano trasportati sempre in scompartimenti singoli, ma lasciati liberi di muoversi, come adesso farò con America, così smette di volersi muovere e va a muoversi dove gli pare. Bene? Sperando che non stia qui a importunarci mentre che facciamo il video. Cos'è successo? Che durante questo esperimento sono stati presi dei campioni di sangue, in modo poi dopo da poter verificare la situazione. Questi campioni sono stati presi il giorno 1, il trasporto è stato fatto il giorno 2 e poi altri campioni sono stati presi il giorno 3 e il giorno 4. È stato fatto l'analisi su diversi parametri. Quello più significativo per determinare lo stress del cavallo è il cortisolo, come anche nelle persone. È stato visto che i cavalli che erano stati trasportati utilizzando la metodologia del cross tie avevano il livello di cortisolo nettamente più elevato rispetto ai cavalli che erano stati trasportati utilizzando gli scomparti singoli ma lasciati liberi dentro, quindi non legati. Ok? Quindi questo qui è determinante. Nulla ci fa pensare che non possa accadere lo stesso nel caso del legare il cavallo ai due venti all'interno di una scuderia. Sicuramente i parametri più o meno potrebbero essere gli stessi, i parametri di riferimento. Quindi cosa dire dopo tutto questo? Ecco America che viene a dare noia all'operatore, alla Simona. E quindi cos'è che voglio dire con tutto questo? Che non è una pratica da consigliare, non dovete farlo. Semplicemente la frase finale del video potrebbe essere, il consiglio finale del video potrebbe essere sintetizzato in: non dovete farlo. Dovete pensare all'intero puzzle e non alla singola tessera. Come dice Pat, dovete risolvere i piccoli problemi e quasi sempre i problemi grandi se ne vanno da soli.